Paraganglioma. Paraganglioma è un tumore che è diciamo, un parente stretto del fecomocitoma e deriva dai gangli del sistema nervoso simpatico. Quindi come tali i paragangliomi si possono trovare lungo tutto l'asse dell'organismo, dalla testa fino all'addome, fino alla vescica, fino alla prostata è possibile trovarlo. E sostanzialmente si dividono in due grandi categorie: quelli che sono secernenti, quindi producono catecolamine, adrenalina e noradrenalina, e questi si comportano esattamente come un fecomocitoma, cioè sono un fecomocitoma fuori sede. Il fecomocitoma viene dal surrene, questi invece possono essere localizzati in più posti dell'organismo. Questo ovviamente introduce sulla diagnostica qualche elemento di complicazione, perché vanno cercati con grande accuratezza. L'altra categoria è quella dei paragangliomi non secernenti, che non sono in grado di produrre catecolamine e quindi non danno sintomi, se non la loro presenza come massa. E questi si possono trovare nel torace, si possono trovare soprattutto a livello del collo. Questa è la zona più frequente, quindi dei noduli lateralmente al collo, e a livello cerebrale. Anche se questi non producono ormoni, non sono meno rilevanti dal punto di vista della terapia, che è per le forme secernenti sicuramente chirurgica. Per le forme non secernenti bisogna stare molto cauti, perché crescendo lungo i nervi cranici la loro asportazione provoca inevitabilmente delle lesioni neurologiche, e quindi bisogna fare un po' un bilancio della situazione. Qualche volta si può provare con della terapia farmacologica o radiometabolica, perché questi paragangliomi sono molto avidi di un particolare tracciante che quindi può essere somministrato e che emettendo radiazioni riduce la massa, diciamo, dall'interno, e quindi è una terapia interessante che va riservata su casi particolari. Genetica. Anche qui la genetica è molto importante, perché molti paragangliomi sono geneticamente determinati, cioè sono causati dal fatto che alcuni geni non funzionano più bene. Sono anche qui, in questo caso, come nel fecomocitoma, sono tanti geni di predisposizione, e quindi il loro studio è obbligatorio in caso di paraganglioma o sospetto paraganglioma. Questo ci serve a determinare l'andamento della malattia, capire se comparirà da solo, se ne compariranno degli altri. Ci serve ovviamente a capire chi nella famiglia può aver ereditato la mutazione e quindi avere questo rischio. Ci serve in sostanza fare una cura e un follow-up disegnato su misura per il paziente. È un altro esempio nella quale la medicina molecolare ha avuto un grande impatto nella clinica in questi ultimi anni.